The Shroud, Segreti Sepolti, è l'ultimo film di David Cronenberg con uno strano Vincent Cassel che si propone in un ruolo un po' diverso da quello in cui l'ho visto io. Non ho visto tutta la sua filmografia, però interpreta un personaggio un po' particolare, un po' più propenso al dialogo piuttosto che all'azione, ed è questo imprenditore che ha perso la moglie da 4 anni, e a quanto pare questo è un dato autobiografico di Cronenberg, che ha realmente perso la moglie qualche anno fa e ha deciso di investire, aiutato da una società cinese che poi si rivelerà ambigua nel colpire con atti di vandalismo il suo cimitero. Ha deciso di investire in un cimitero tecnologico. Quindi qui la tecnologia si sposta e si sposa con il tema della morte, dove in questo cimitero, che sembra più un giardino, un prato inglese su cui ci sono delle lapidi che sembrano più dei computer desktop, ci sono delle telecamere da cui tu puoi vedere i resti che si stanno decomponendo dei defunti, dei cari defunti. Quindi i parenti vanno a trovare i propri defunti e possono vedere il loro corpo decomporsi, il loro scheletro sullo schermo di queste tombe. L'idea in sé poteva essere anche interessante se sviluppata in modo diverso, però ci sono temi molto più stimolanti e interessanti legati a questo, cioè il fatto per esempio che sulle tombe si mettono, scusate che ho un raffreddore pazzesco, si mettono pezzi di vita, quindi questo sarebbe stato un qualcosa legato al cinema. Si mettono pezzi di vita del defunto in cui lui parla, o addirittura con l'intelligenza artificiale oggi si può scannerizzare il defunto e poi farlo agire, parlare, muovere, facendogli fare cose in tempo reale, quindi non riprese cinematografiche o video dei tempi che furono, ma proprio lo si fa agire su azioni nuove, perché l'intelligenza artificiale oggi permette di scannerizzare un personaggio, chiunque lo può fare attraverso le app, un'app per esempio che si chiama Kling, un'app cinese che è attualmente l'app video più potente, e ti permette di scannerizzare un attore eh, con 20-30 video e poi riprodurlo quasi perfettamente, cioè perché tu devi dare dei video in cui l'attore è ripreso dai vari punti di vista, da dietro, da sotto, davanti, e quindi poi fa una sorta di ricostruzione 3D del corpo dell'attore, e tu puoi utilizzare l'attore sull'intelligenza artificiale. Questo messo su una tomba sarebbe stato più sconvolgente, ed esiste già, ecco perché io dico sempre che la realtà è molto più sconvolgente della fantasia, in questo caso molto più sconvolgente della fantasia di David Cronenberg. E poi la storia va avanti, diciamo il colpo di scena è che il cimitero viene vandalizzato, le tombe vengono sradicate, i cavi che portano le immagini di questi sudari, perché The Shroud significa sudari, cioè dei sudari tecnologici dentro cui i corpi vengono avvolti, le specie di sudari di gomma, insomma di materiale tecnico, che consentono di riprodurre in 3D i resti che si decompongono. E il cimitero viene vandalizzato e vengono hackerati anche i cavi che portano sullo schermo le immagini. Quindi a questo punto
Cassel, il protagonista, non sa chi è stato e incomincia a indagare, e da lì tutta una serie di supposizioni, indagini. Questo film conferma il declino della visione di David Cronenberg, che sembrano lontanissimi i tempi della zona morta, della Mosca, o di grandi film come Videodrome, che contenevano una critica della società, del capitalismo, dei media, ma graffiante, attuale, sul pezzo, oltre a una struttura di sceneggiatura fatta coi contromaroni, e insomma film come Videodrome e La zona morta, per chi ama comunque questa cifra macabra di Cronenberg e questo mondo, diciamo a metà tra il distopico e l'horror, erano grandi film, forse non capolavori, però alcuni considerano Videodrome e La zona morta dei capolavori. Per me forse sono solo dei grandi film, però ecco qui, da un po' di tempo, a partire da qualche film, il penultimo era The Crime of Future, che era un film piuttosto di cattivo gusto, ok, che Cronenberg è il padre del body horror e che i suoi film horror sono comunque stati sempre disgustosi, perché la parte di modifica corporea, orrorifica, c'è sempre stata. Però in The Crime of Future si ha proprio l'impressione che questa qualità, chiamiamola così, sia usata senza uno spirito critico, senza inserirla in un contesto, in un discorso più alto, ecco, come ha fatto spesso nei suoi film precedenti. E questo ultimo film, Segreti Sepolti, è ancora peggiore di The Crime of Future, nel senso che tutto quell'apparato visivo tipico di Cronenberg, che identifica già in sé, a prima vista, con un paio di immagini, questo mondo oscuro dell'orrore corporeo, qui viene a mancare, e le immagini sono buttate lì, con estrema semplicità e anche un po' di sciatteria, devo dire, in contesti dove non si sente più questa presenza visiva, questo taglio visivo, questa firma di Cronenberg. Inoltre il film è infarcito di dialoghi, sembra una versione un po' di horror, una versione macabra del Tenente Colombo, cioè, ma mentre il Tenente Colombo c'ha tutta una sua ironia, un suo mondo anche un po' grottesco, che in certi punti non è credibile ma che fa simpatia, qui invece questi dialoghi infiniti, questo continuo sedersi, andare a trovare qualcuno e parlare, a un certo punto risultano davvero ridondanti, perché non si cerca di far andare avanti la storia attraverso delle intuizioni che sarebbero dovute essere filmate con immagini, con momenti visivi anche più enigmatici, cosa che, devo dire, nei film che ho visto io di questo regista non l'avevo mai vista. Quindi c'è proprio una scelta di portare avanti lo sviluppo del film con i dialoghi. Quindi il protagonista che dice ma io ho capito che, l'altro risponde ma forse hai pensato che, questa cosa va avanti per tutto il dialogo, ma sarebbe stato meglio vedere le cose, le azioni che si dipanavano. Quindi questo è in più
una sceneggiatura che non funziona, cioè c'è l'idea interessante del cimitero, ma poi anche l'elemento horror del corpo e di queste spore che si creano sulle ossa, che diventano un po' il colpo di scena che avvia tutto il plot, cioè perché certi cadaveri, certi scheletri hanno queste spore, sono vere, sono generate al computer, che cosa sono? È un'idea debole che poi infatti si risolve in un finale che fa crollare definitivamente il film. Cioè è uno di quei rari casi, devo dire, perché ormai scrivere una sceneggiatura ti aiuta anche l'intelligenza artificiale, se proprio non gliela fai. E quindi è difficile vedere un film che non rispetti, diciamo, i tre atti e che non dia una risoluzione abbastanza soddisfacente dei conflitti che sono stati messi nel pentolone. Qui invece avviene proprio questo, cioè il finale è un non finale con un personaggio di una donna, insomma, che compare a un certo punto della storia. Non sto qui ovviamente a spoilerare il film, però è uno di quei finali che ti lascia così e dici: ah, il film è finito, stai vedendo i titoli di coda, ma ti aspettavi insomma almeno un altro terzo di film per finire lo sviluppo del discorso, dei conflitti e del viaggio del personaggio. Un film brutto, mi dispiace dirlo, ma perché appunto ho amato eh, certi film della filmografia di Cronenberg, e ancora meno interessante di The Crime of Future, eh, che secondo me non vale la pena vedere, o meglio, potrebbe valere la pena vederlo perché comunque c'è sempre questa atmosfera molto particolare che è l'unico tratto davvero riconoscibile di Cronenberg. Qui c'è questa atmosfera macabra, questo interesse per la deformazione del corpo, in questo caso dei cadaveri, e ed è tutto molto oscuro, molto gelido, molto estetico anche, anche se appunto non c'è la forza delle immagini a cui siamo abituati con questo regista. Potrebbe valere la pena insomma per gli amanti del genere. Nel mio caso io non amo particolarmente questi temi, non mi sembrano trattati con la giusta profondità, con la giusta forza. In questi ultimi film sembra più un approccio appunto estetico, un approccio per incarnare il ruolo di chi ha un po' inventato un genere. Fatto sta che pur nella sua, secondo me, non particolare importanza del film, potrebbe essere interessante vederlo perché è un film curioso, cioè non punta nella spettacolarità, rimane diciamo compassato come vorrebbe essere un film d'autore che poi però non riesce ad essere perché non ci sono le intuizioni, ci sono troppi dialoghi, troppe verbosità, un film non riuscito, però particolare nel suo genere, e quindi ovviamente per chi ama questo regista è un film da vedere.